Porcellana fredda, ricetta facile e veloce con solo 3 ingredienti e senza cottura. Vediamo come realizzarla. Ciao fanciulle e fanciulli e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Maria e oggi vi mostro come realizzare questa pasta modellabile. Troverete tutti i link di riferimento giù nella info box. Avremo bisogno di farina di riso, colla per legno, sapone liquido per mani, una bilancia, una ciotola, un cucchiaio. Nella ciotola versiamo 50 g di farina di riso e 50 g di colla. Mescoliamo e aggiungiamo 2 gocce di sapone liquido e iniziamo ad impastare il tutto con le mani. Tenderà ad essere ancora appiccicoso fin quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Ed ecco fatto, il nostro panetto di porcellana fredda è pronto. Prima di poterla usare vi consiglio di farla riposare in un sacchetto ben sigillato per qualche ora. Trascorso questo tempo idratiamo la porcellana fredda cospargendoci le mani con un po' di crema idratante, quella che utilizziamo abitualmente. È molto gradevole da maneggiare e si lavora facilmente. Ma cosa possiamo realizzare con questa pasta modellabile? Possiamo usarla con degli stampi per riprodurre tutto ciò che ci piace. Troverete il link del tutorial su come ho realizzato questi stampi in silicone alla fine del video oppure giù nella info box. Possiamo creare dei ciondoli, dei portachiavi o dei gioielli, addirittura complementi d'arredo. Possiamo decorare le nostre cornici, realizzare delle bomboniere. Possiamo usarlo veramente in tantissimi modi. Questa porcellana fredda è secca all'aria e in base allo spessore ci vorranno alcuni giorni affinché sia ben indurita. Può essere colorata sia prima che dopo l'essiccatura con colori acrilici, ottenendo effetti diversi. Se lasciata in colore o colorata prima dell'indurimento, manterrà un effetto traslucido. Ecco perché questa pasta modellabile viene definita porcellana fredda. Mentre se vogliamo ottenere un effetto coprente, dovremo colorare le nostre creazioni dopo l'essiccatura. Prossimamente registrerò dei tutorial specifici su questo materiale. Vi farò vedere anche come realizzare delle bomboniere, ma se nel frattempo avete dubbi o domande non esitate a scrivere nei commenti. Quindi, se non volete perdere questi tutorial, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e regalatemi un like. E grazie di essere stati con me fino a questo punto. Un grosso bacio e ciao ciao!